Ragazzacci, buonasera. Allora, oggi abbiamo un formato un po' diverso del solito. La sbarbata che vedete è stata registrata un giorno prima. Perché? Perché ho voluto invitare oggi a sbarbarsi con me una persona che in live non lo può fare, perché se no non si fa la live. Abbiamo un regista che si sbarberà con me, che facciamo entrare. Passa, carissimo. Guardate chi è arrivato oggi, il Ciao a mitico tutti Izzi. ragazzi, come state? Ciao Fra. Ciao, mitico Izzi. Allora oggi abbiamo pensato di fare una sbarbata gemella. Perché? Perché ci chiamiamo uguali, Francesco, tutti e due. E oggi useremo lo stesso sapone, lo stesso pennello, la stessa lametta, lo stesso rasoio. L'unica cosa che io non ho l'after del sapone, sì che dovrò inventarmi qualcosa. Però vedrete che nonostante Izzi dice che c'ha poco tempo sbarbandosi, con lo stiletto 0,85, che sarà il rasoio che useremo oggi, ha più mano di me. Perché io quando l'ho visto usare pensavo che questo rasoio era delicato perché lui lo usa come se fosse un pennello, invece quando l'ho usato nella prima sbarbata ho visto che sto cavolo di rasoio picchia duro. Però va bene, dai, oggi per divertirci facciamo questa sbarbata che noi la stiamo registrando martedì, e potete commentare sotto e vi rispondiamo sulla chat, e poi faremo qualche domanda in vivo, con qualche risposta in vivo, dai, gli ultimi minuti, se avete qualche domanda da fare. Allora iniziamo. Ricordami che cosa usiamo, che io, sai. C'è la memoria corta? Sì. Allora, appena arrivato, avevo una voglia pazza di Allora, provare. ok, ce l'ho. Maremoto, mamma che profumazione. A me piace tantissimo, a te? Sì, ci sento la nota di cuoio, non so, al mio naso la definirei un cuoiato io. Però c'è anche una nota marina. Sì, peccato non c'ho l'after, vabbè. Io di after userò, per rimanere nella famiglia officina artigiana, vado con Oli del Benessere, che un pochino me lo ricorda. Sì, è vero, anche a me. Anche se insomma non è che proprio sia il suo, però vabbè. Te se c'hai l'after originale, no? Sì, sì. Va bene, allora senti, oggi facciamo la pubblicità ai longhi, speriamo che ci paghino. Allora, prebarbino, uguale. E il rasoio va bene, già l'abbiamo presentato, stiletto 0,85. Il rasoio, una piccola parentesi sul rasoio. Ieri ho fatto in maniera molto veloce una prima lucidatura, perché il cap, la testina qui mi piaceva più lucida. Si vede la differenza, Sì. Si vede tanto la differenza col mio. Guarda come fa da specchio il tuo, il mio è opaco. E devo ancora finirla perché poi ti dicevo, si è svegliato il piccolo di casa e quindi ho dovuto stoppare tutto. Va bene, allora, le lamette le hai scelte, il pennellino ce l'ho a mollo io. Questo è lo Zenith 505, solo che io ce l'ho nella versione Razorok, però è lo stesso identico pennello, solo che il mio dice Razorok. La ciotola anche ci abbiamo in comune. Sì. Facciamo pubblicità anche alla Occhi, dai. Ciotola media di Elisabeth Occhi. E la lametta l'hai scelta te, se vedete sangue è colpa di Izzi, perché io volevo, diciamo, far vedere la tua bravura, non la mia, perché io mi insanguinerò tutto, tu no? La mia bravura. Allora dai, incominciamo, se no viene troppo lunga. Montiamo la lametta. Prendiamo la lametta, una Kai. Mannaggia la miseria, oggi ci sbudelliamo. Mettiamo nel rasoio. Vai. Mamma mia. Allora. Anch'io l'ho messa. Sei a posto, vai. Perché hai un po' di prebarba? Sì, vai, bravo, corretto. Voglio un pochino la faccia. Oggi proviamo, anche te non penso che non l'avevi provato lo stiletto con barba più lunga, no? Perché anche te ti fai la barba tutti i giorni? Sì, io mi lavo tutte le mattine. E poi addirittura te hai usato lo stiletto per quanto? Per 2 settimane di seguito tutti i giorni, no? Sì, l'ho usato per 2 settimane tutti i giorni perché lo volevo
volevo imparare un po' la sua struttura, la geometria, l'inclinazione, anche perché poi ho visto il tuo video sull'apertura che fa vibrare meno la lametta. Io ho notato che la lametta vibra molto nel contropelo, cioè quando vado da sotto a sopra. E quindi oggi semmai cercherò di aprirlo un po' di più. Proviamo, così mi dici. Allora, ho preso una lattina di sapone. Va bene, partiamo col sapone anche io. Che usi te per prendere il sapone? Uso un grande cucchiaio d'oro 24 carati. C'è nel gruppo, se non sbaglio, Luca, che ha tutte quelle... Le zappe, le vanghe. Le vanghe, esatto. Però gli sono arrivate altre. Tu ti sei fatto quello personalizzato, giusto? Sì, avevo il pennellino della Stirling che mi avanzava, ci ho tolto il ciuffo e ho tagliato il cucchiaino cinese e ce l'ho messo dentro con un po' di acrilico. Sì. Allora, asciugo un po' il sapone, come mi hai insegnato tu. Vabbè, insegnato. Come lo faccio io, che io ho imparato da altri. Vabbè, ma si tramandano le insegnamenti. Ragazzi, scrivete, commentate, tanto poi noi in vivo poi vi risponderemo sulla chat, perché è registrata. Senti, domanda, visto che ti ho oggi a disposizione, ma tu dopo che ti sei messo il prebarba ti sciacqui o inizi? No. Okay. Allora, io inizio il montaggio. Vai, ti seguo. Sto mettendo il poco di sapone che mi è rimasto in mano in faccia. Questi pennellini della Zenith, nonostante siano in silver tip, però lavorano veramente bene. Sì. Forse mangiano un po' il sapone. Tutto il tasso maiale un pochino lo mangiano rispetto al sintetico. Infatti io sono amico dei ciuffi relativamente piccoli, 24-26. Secondo me i ciuffi già più grandi è un casino, ti mangiano troppo sapone veramente. Con questo sapone qua, se è come, anche se non lo sto vedendo proprio uguale, identico a Officina Artigiana, mi sembra faccia meno schiuma, non so se è un'idea mia. Di Officina Artigiana? Mi sembra faceva più schiuma Officina Artigiana, questo lo vedo schiumare meno. Non so se hanno cambiato qualcosa nella formula, non ho idea. Però allora io vedo una schiuma più bella. Vedo una bella schiuma comunque. Sì. Va. Dov'è la camera? Sì. Cominciamo allora in faccia? Mamma mia, che bella. No, spettacolo. No, questa è meglio di Officina Artigiana, di Oli del Benessere, secondo me. Qualcosa l'hanno cambiato, dai. Sì, secondo me anche meglio. Proprio la struttura del sapone. Sono stato tirchio con l'acqua perché avevo paura che mi schiumasse troppo, invece ora mi manca acqua. Perché è la prima volta che lo uso questo. Mamma che profumazione. Mamma mia. La profumazione a me fa impazzire. Anche se ho letto che a certi non piace, giustamente. È una questione anche di gusti. Mamma mia, che bella schiuma. Devo vedere come riesco a trovare, porca miseria, l'aftershave. Perché stavo vedendo su quella pagina che c'è per ogni profumo i saponi che sono stati fatti da Barba, però non ho trovato nessun sapone che sia ispirato a... Questo è Orto Parisi, no? Sì, Megamare. Megamare, non ho trovato nessun altro sapone ispirato, almeno lì su quella tabella. Ho visto anche un ragazzo che sul gruppo Passione Rasatura ha fatto una lui,
ma anche lì non c'è nessun altro sapone ispirato. Che devo trovare l'originale. Allora, qui mi sta chiedendo un sacco di acqua, Sì, chiede acqua. Comunque, sapone fantastico. Poi vedrai come ti lascia la pelle, davvero morbidissima. Fantastico, fantastico il sapone. Allora, io ho barba di 3 giorni, mi sono fatto l'ultima volta la barba domenica mattina presto, no, domenica mattina no, sabato mattina presto, con il mano libera, ma ho fatto solo un passaggio di pelo e un pochino di traverso, non ho Che fatto dici, Fra? tanta roba. Meglio te di me, a me manca ancora altro. Non dire così. No, sicuramente io come non lo conoscevo sono partito troppo asciutto perché avevo paura mi schiumasse troppo. La tua l'avevi più idratata della mia. Mamma come copre sta sapone, incredibile. Sì, Vai, ci siamo, sono pronto anch'io. Partiamo col rasoio? Stiletto, acciaio, titanio, giusto? Sì. Guarda, è schiuma spettacolare, è proprio uno spettacolo la schiuma. Fra, io non guardo nella camera perché sennò Vai, tranquillo, partiamo. mi taglio. Allora, mamma mia, con le caie. Si sente di più la lametta rispetto all'altro giorno, con la CAI. Taglia perfetto, bellissima la sensazione di taglio. L'angolo più aperto, con la barba lunga, molto meglio che l'altro giorno con la barba di un giorno. Vero che è più piacevole farsi la barba con la barba più lunga? Sì, però io per il lavoro faccio tutti i giorni. No, ma anche io quando... Ora perché ho avuto il Covid, una cosa l'altra, sono potuto stare qualche giorno senza farlo, ma normalmente no, ho delle attività che richiedono che devo avere la barba corta. Per questo faccio le live il mercoledì, perché lunedì, martedì sono i giorni che chissà riesco anche a non farmi la barba, però il resto dei giorni devo farmela. Allora ragazzi, è un piacere veramente, cioè con la barba di 3 giorni questo rasoio mi sembra che dia bella, il meglio di sé proprio, molto bello. Io faccio in questo modo: la prima passata la faccio un po' più pastosa, anche se qualcuno tipo Aldo, che sicuramente ci sta vedendo, un giorno mi ha detto ti devo mandare un secchio d'acqua. E poi vado pian piano a averla più acquosa, o non so se sbaglio. Come ti trovi meglio, non c'è una regola fissa, l'importante è che la schiuma secondo me faccia scorrere il rasoio, poi come ti trovi meglio. Sì. Ho dovuto buttare via l'acqua del lavandino perché mamma mia il pelero i peli che c'è dentro è un disastro di peli. Con la barba di un giorno non c'è problema, riesci con l'acqua del lavandino a arrivare in fondo, ma con barba di 3 giorni
Allora, ottimo il sapone anche senza barba, copre da morire. Sì. Profumazione spaziale. Andiamo di traverso. Io faccio traverso, te non lo fai come vuoi. Sì, sì, io lo faccio. Ah, va bene, allora traversino. Mi sta piacendo di più il rasoio con le Kai, ti dico la verità, che con le Nasset. Certo, vantaggio anche barba di 3 giorni, pelle più riposata rispetto alla barba di un giorno solo. No, però le Kai, ragazzi, sono grandi lamette, c'è poco da fare, tagliano veramente, veramente bene. Mm-hmm. Poi, questa è già la seconda sbarbata col rasoio, già ho capito l'angolo. Lo tengo bello aperto. Il rasoio taglia è una bellezza. Anche nella balza che normalmente devo passare 1000 volte sono già liscio. Pure io. Cioè, onestamente non avrei bisogno di farsi. Sarei già a posto, guarda, sono liscissimo. Però siccome noi vogliamo esagerare, ci facciamo facciamo l'altro passaggio. Comunque il rasoio veramente taglia benissimo se ben usato, E ho visto c'è una grande differenza a usare con l'angolo più aperto che con l'angolo chiuso. Guarda, oggi mi ha regalato una sbarbata che l'ho usato tutto il tempo con l'angolo aperto, eccezionale. Questo sapone io lo utilizzerei tutti i giorni. Mi piace tantissimo. No, ottima profumazione, veramente, veramente, veramente ottima. Io sono più per i cuoiati, questi saponi un po' più, sono meno per diciamo, i floreali. So che a te piacciono tanto i floreali, però. Ma te la mattina ti fai la barba a digiuno o dopo aver fatto colazione? Io la mattina prendo solo il caffè. Non fai colazione. Da. A volte mi dà un po' noia i saponi forti la mattina a digiuno. Quante volte le usi le lamette te? Le Kai le uso 2 volte. Mi ha fatto il contropelo zona bassa che mi fa male, normalmente è eccezionale, non ho sentito niente. Guarda, sto facendo il contropelo e quasi non c'ho pelo, perché già col traverso il rasoio è incredibile, aveva portato via tutto. Ora sono veramente liscio, una cosa pazzesca. Mamma mia, che piallata con le Kai. Sono le sue le Kai, dai. Hai sentito vibrare un pochino meno la lametta, così con l'angolo molto aperto? Sì.
Oh, ma liscissimo. Sto facendo passate inutilmente. Non c'è più niente. Ma eccezionale. Mi sciacquo un attimo il viso. Sì. Vai di allume o senza allume? Cosa? Usiamo allume o senza allume? Sì. Insaponate al lume? Sì, sì. Io lo faccio sempre. Sai che lo vidi fare da un barbiere turco in un video di YouTube e provai. Dissi, come mai questo barbiere insapona e poi passa il blocchetto al lume? E ho visto che così mi irrita meno la pelle. Poi c'era un ragazzo anche lui era amministratore del gruppo di Bruno, come si chiama? RTT. E anche lui ho visto che lo faceva. Sì che voglio provare. Infatti mi sembra che così lascia una bella pelle. Allora, bruciore praticamente Neanch'io, zero. zero. Sarà la tua presenza, Fra. Qualche puntino appena sotto il No, cuore. forse qui mi sono fatto un red point, però non sento niente. No, eccezionale, ragazzi. Allora, già ti dico, l'after c'ha una botta alcolica pesante. Io non c'ho l'originale, ma anche quello di Oli del Benessere si picchia duro. Vai, a posto. Tanta roba, tanta roba, veramente. Mamma mia, senti, Fra? No, non sento nulla, veramente. No, aspetta. Fammi chiedere più svelto. l'asta al limone. Esatto. Mamma mia. No, sbarbata fantastica. Bellissimo. Anche io, va, senti, va. L'asta al limone. Fantastico. E andiamo di after. Comunque, io non lo so, però l'idea che mi ero fatto, con il rasoio sulla prima sbarbata, con la barba di un giorno, oggi l'ho come che certificato. Mi sembra più un rasoio, più che giornaliero per barbe di 2 o 3 giorni. Sembra perfetto. Per giornaliero ci devi avere molta mano per usarlo tutti i giorni, secondo me. Allora, l'after quasi non lo sento, veramente. Questo invece mi pizzica un po', però questo secondo me c'è qualcosa dentro che... Negli oli. Sì, degli oli. Sai che in prima passata ho sentito appena da questa parte un pochino di bruciore del sapone, ma appena, poi è sparito e nella seconda e nella terza saponata non l'ho sentito, però può essere qualcosa della profumazione. Ottimo. Peccato che ho l'after originale, comunque tanta roba anche questo qua di Officina Artigiana, tanta roba. Sì, tanta roba, sì. Questo di, come si chiama questo? Oli del Benessere. Che ti volevo dire, Fra, grazie di questo invito, grazie a tutti, un saluto a tutti e ci vediamo in live, ovviamente, per rispondere alle domande che ci vogliono fare i ragazzi. Mamma mia, la bazza è una pallina da biliardo, eccezionale, barbata eccezionale, ragazzi, eccezionale, veramente. Grazie Fra, fantastico, dai. Alla prossima, scappo, che devo fare la intro ancora. Ciao.
Ora sì, siamo in vivo, ragazzacci. Ciao Izzi. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Oggi ragazzi abbiamo cambiato formato perché se no non ce la faceva a portare al regista in vivo, in live, perché se no non può controllare la chat e farsi la barba allo stesso tempo. Purtroppo c'ha solo 2 mani Izzi, così che abbiamo cambiato un pochino il format. Mi faceva piacere farvelo conoscere di persona, Buonasera. farvi vedere che anche lui si sa fare molto bene la barba. Ciao Giuliano. Molto bene, tu lo sai, mi rado da circa un anno, poi alla fine non ho So. tutta questa esperienza. Però c'hai una bella mano, considerando anche che non fai un lavoro, diciamo, di manualità, lavori al computer, sicché Sì. non è che... Perché per esempio c'è Aldo che fa il saldatore, è normale che abbia preso in 2 anni una mano con lo sciavette che fa paura, ma è perché lui è abituato, deve tenere la mano tutto il giorno saldando leggera, l'allena nel lavoro. Nel Sì, caso tuo, no? Aldo è qualcosa di pazzesco con lo sciavetto. Sì, guarda, veramente Giuliano, è stato veramente... Ora io non mi sono rifatto la barba, questo pazzo se l'è rifatta stamattina, se l'è rifatto un contropelo. Ma perché tu mi hai fatto stare 3 giorni senza farmi la barba, cioè. Era un'astinenza e se l'è rifatta, Sì, però io no, però ho il ricrescimento, ora ho più di 24 ore, appena si incomincia a sentire, sì che veramente siamo andati molto in profondità. E onestamente mi è piaciuto il sapone, vedevo che Luca, aspetta perché c'è più di un Luca, sì, Luca Coppola non gli era piaciuto molto il sapone, io invece guarda mi sono trovato veramente bene. E cos'è sta discriminazione tra lavori manuali e lavori intellettuali? Te Ivan ce l'hai anche manualità con la penna, dai, te scrivi con la stilografica, dai, diciamo. Lui scrive però secondo me robe non tanto belle ogni tanto. No, Aldo dice Luca Coppola non è umano, concordo. Sì, veramente. Come si chiamava il ragazzo che si è fatto ieri la barba con il Donghi? Ciro. Mamma mia, che mano, pazzesco. col mano libera, complimenti a Ciro, veramente. Ciro davvero... Che mano. Visto quando faceva il traverso a colpettini qui sul mento, mamma mia che mano Ciro, veramente, bravissimo col mano libera. Mi rendo conto che c'è da imparare tanto. È un rettiliano. No, è un grullo, è un rettiliano. Si è fatto ieri la barba con lo svelto al limone. La mano per la barba non dipende dal lavoro. No, certo, però se fai, stiamo scherzando, però naturalmente se hai un lavoro che ha molta manualità, ti può aiutare a prendere la mano, avere la mano più leggera, più veloce di chi magari fa altri lavori, ecco. Però certo, no, c'è gente che lavora al computer come Izzy e ha preso una mano in pochi mesi che fa paura, sicché no, non è obbligatoriamente detto quello. Certo. Aspetto di finire un sapone prima di acquistarlo. No, fai bene Davide. Comunque a me mi è piaciuta tanto la profumazione e non lo so se hanno cambiato la formula. Ho visto che rispetto a oli del benessere fa meno schiuma. Te ce l'hai anche oli del benessere, no? Sì, secondo me è cambiata un po' la formula. L'hai visto anche te, vero? Sì. Infatti ieri io sono rimasto indietro rispetto a te perché abituato con oli del benessere che se metto troppa acqua mi fa uno schiumone che poi devo smontare la schiuma, sono partito troppo secco e in faccia poi ho dovuto idratare. Sì. E ragazzi il rasoio vi dico usato con l'angolo giusto è veramente un bel rasoio, con l'angolo chiuso e un pochino vibra la lama. Se non vi piace le lame che vibrano un po', magari non è il rasoio che fa per voi, però vi dico, una volta che lo imparate a usare, ho visto molta differenza fra la prima sbarbata che feci, che lo usai con l'angolo un pochino chiuso, e ieri che l'ho usato con l'angolo aperto, fantastico. Sì, con l'angolo aperto diminuisce molto la vibrazione, cioè quasi sparisce. Sì. E Luca ci sta, i tallowati sono tanta roba. Poi sai, anche lì uno va a gusto, c'è chi preferisce vegetali, chi preferisce tallowati. Sì,
Sì. Poi dipende anche un po' dalla pelle, magari con pelle più secca, chissà, magari il tallowato lascia un po' di rasatura un pochino meglio. A me dipende un po' anche dal periodo, diciamo, dell'anno. Se è un bel talloato d'inverno, cioè, che ti riempie, è sicuramente una bella sensazione, poi ti lascia. Anche se ho visto che normalmente sui vegetali le profumazioni, specialmente quando vogliono copiare qualche profumo un po' famoso, escano un pochino meglio. Secondo me hanno qualche difficoltà con il tipo di grasso che usano a coprire a volte gli odori. Ho alcuni saponi americani che, peccato, gli after fanno paura, hanno delle profumazioni eccezionali, però nel sapone si sente quel sottofondo un po' strano di grasso, di sebo, mentre i vegetali è molto più facile, ho visto, nascondere la profumazione. Il sintesi l'abbiamo ordinato tutti e due, solo che a me mi arriverà sicuramente da ultimo, deve venire in America, poi in Venezuela. Però diciamo la verità, Ivan, siccome la live, cioè la sbarbata, scusate, è stata registrata, io ho fatto dei ritocchi perché ci siamo tagliati tutti. No, comunque, a parte di scherzi, qualche red point ce lo siamo fatti, solo che nel video, per la qualità del video, non si vede. Però io mi sono fatto uno qui, qui. e uno qua sotto mi ero fatto un red point. Anche lui io credo che pensavo se ne ha fatto un paio. Ma qui no, qui sotto come te, Fra. Allora, vediamo. Ma una Davide. domanda, la differenza tra stiletto ultima versione e quella prima? No, sono identici, hanno solo tolto il rivestimento. Sono identici. Infatti si possono intercambiare i pezzi. Sì, ce l'ho qua. Tu c'avevi la 1.1, giusto? Ce l'ho qua. Ah, ecco. Sono uguali, identici, e mi ha confermato il Donghi che si possono intercambiare i pezzi. Infatti io stavo aspettando che uscissero le piastre, volevo comprare solo le piastre, però poi vedete, si può intercambiare tranquillamente i pezzi. Io ho montato la piastra dell'1.1 con il manico e il cap dello 0.85, però non sono uscite, e approfittando lo sconto del Black Friday, allora ho detto va bene, prendo il rasoio, tanto è bello, e a quel prezzo secondo me valeva la pena, con lo sconto del 35, insomma, rasoio in acciaio titanio. Ma è possibile che in questo periodo col freddo la barba sia più dura? Non ho idea. Sono 30 anni che sono in Venezuela, Ivan. Quello che ti posso dire è che magari sarà la pelle più sensibile e magari in rasatura senti una sensazione diversa, forse, non lo so. Perché io quando venni in Italia nel 2000 lasciai quasi crescere la barba, mi ricordo che col freddo mi faceva male farmi la barba. Francesco Lucarelli, ma sono quelli in acciaio, vero? Secondo me quelli in alluminio sono più performanti. È un pochino diverso quello dell'alluminio, non so se ce l'ho qua. Sì, questi sono quelli in acciaio titanio. Questo è lo 0.85 e questo, ora l'ho mischiati i pezzi. Comunque questo nero è l'1.1. Questo è veramente un po' esagerato, ragazzi. 1.1 un po' per spellare gli orsi, tipo americano. Magari un rasoio, se non vi fate contropelo, ecco, se fate un solo passaggio come fanno gli americani, un mezzo traverso va bene, ma per fare 3 passaggi è un po' troppo. Già lo 0.85 io l'ho sentito per barba di un giorno veramente, secondo me, al limite. Cioè, infatti quando vedevo Izzy, che l'ho usato 2 settimane tutti i giorni e mi è arrivato, io l'ho un po' sottovalutato il rasoio, pensavo che era un rasoio più delicato. Porca miseria, quando l'ho provato ho detto no, sto rasoio picchia. Vi dico, se vi fate la barba tutti i giorni, anche se non l'ho provato, forse lo 0.50 è la piastra più maneggevole. Questa già incomincia a richiedere un minimo di mano, secondo me, per non farsi tanti red point. Ecco, magari tagli no, però non riempirsi di red point in faccia. Sì, concordo. Non è un rasoio, l'abbiamo detto anche durante la sbarbata, non è un rasoio per tutti i giorni. Se uno si rade quotidianamente è un po'... lo senti, lo senti. E diceva... Siamo rimasti a Domenico Calò, credo, alle 17.01. Beh, alle 17 no, da voi sono le 22.01. Sì. La profumazione la trovo buonissima. Sì. L'affermazione è molto persistente, ma come meccanica niente di eccezionale. Domenico, non lo so, a me mi è piaciuto, ti dico, anche come meccanica, e vedo che non sei l'unico che l'ha trovato un po' deficiente il rasoio, però io mi sono trovato bene. Sarà l'emozione di farmi la barba con Izzy, poi lo riproverò il sapone, però ti dico onestamente mi sono trovato bene.
Michele che diceva buonasera, se la lametta non ha il giusto angolo su tutti i rasoi tende a vibrare perché il taglio non è netto e strappa. Sì, anche se ci sono rasoi dove che la lametta bloccano. sì, esce molto poco dal cap, è veramente difficile, la sensazione di vibrare è minima. In questi stiletto la lametta esce abbastanza, assomigliano molto all'americano CX Carbon, è uguale, anche quel rasoio se usato con l'angolo sbagliato si sente su barbe dure, specialmente in contropelo, vibrare molto la lametta. Comunque è una cosa che si soluziona scegliendo la lametta corretta, la Kai mi è sembrata molto valida oggi, beh, ieri, e anche usando l'angolo corretto poi si sparisce quasi quell'effetto. Sì, la pelle in generale in inverno è molto più stressata, andrebbe idratata, ecco sì. Io vivendo sempre al caldo, ragazzi, ho questo vantaggio, che vedo molte volte commenti d'inverno ed estate diversi della stessa persona, però può essere il freddo che col freddo dice cresce più lentamente, sì. Non lo sapevo questo, ecco, però sì, sicuramente c'è differenza. Vi è mai capitato che dopo una piallata fantastica la ricrescita sia dolorosa al tatto? Sì, se vai troppo profondo a volte sì, specialmente sai quando succede, Alex? Quando stiri molto la pelle e passi il rasoio, e lì quando vai veramente riesci a tagliare un pochino sotto l'epidermide. A te ti è successo, Fra? Guarda, io mi faccio la barba tutti i giorni, non c'è il tempo di... non la faccio, cioè, non c'è il tempo di ricrescere la mia barba, tanto. Certe volte, tu lo sai, sbaglierò, cioè, perché poi alla fine non ho tutta questa esperienza. Certe volte mi faccio solo il contropelo, andando contro tutti... No, vabbè. Perché poi voglio essere liscio e vado così. Ma io penso, ragazzi, è anche una questione di tipologia della pelle, del pelo. Guardate, Sì. mio figlio, per esempio, mia suocera è di carnagione scura. E mia moglie ha i capelli grossissimi rispetto a noi italiani, che normalmente abbiamo i capelli molto fini. Il capello di mia moglie sarà, io penso, se lo misuro il doppio in diametro che il mio quasi. Mio figlio ha preso una barba, specialmente nella bazza, ragazzi, che le la mette e non gli tagliano la barba da quanto è grosso. E lui ha un problema, che è un po' il problema che hanno le persone di colore, che se si fa il contropelo gli nascono tutti i peli incarniti. Che anche la tipologia a volte della pelle, del pelo, può dare queste sensazioni, magari il contropelo non a tutti va bene. Stay Shave, sapone da barba, salve ragazzaccio. Ciao, buonasera. Un'altra domanda. Il Nodaci per le rasature quotidiane, cosa ne pensate? Io non ce l'ho il Nodaci, quindi ti risponde Francesco. Allora, guarda, dei 3 pezzi, diciamo di non regolabili, è il rasoio che più mi piace. Io lo potrei usare anche tutti i giorni, però siamo un po' a livello dello stiletto 0,85. Siamo lì come rasoio. Magari sento vibrare un pochino meno la lametta nel Nodaci. Se ti devo dire, fra i due sceglierei Nodaci sicuramente rispetto a questo. Però anche il prezzo, insomma, stiamo parlando di due fasce un pochino diverse, un po' più caro il Nodaci mi sembra. Con un po' di mano, secondo me sì, si usa tutti i giorni. Non lo vedo un rasoio... C'è gente che si fa la barba tutti i giorni con l'R41, sì, che sicuramente con il Nodaci ci si può usare anche tutti i giorni. Però questo sì, magari se è una persona che sta iniziando non lo consiglierei. Sera a tutti, i due Franceschi. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Ale. Ivan ci chiede chi vince il mondiale. La Francia, ragazzi. Io vado per Argentina, essendo qua sudamericano, diciamo, e avendo tantissimi amici argentini che mi hanno insegnato a bere il mate. Il mate? Io pure lo bevo ogni tanto, lo sai? È buono. Però anche se io ci metto lo zucchero, sì che ne posso bere poco, perché senza zucchero non mi piace. No, io non però mi sa che niente. è la Francia, ragazzi. Non so come è andata a finire la partita, l'ho lasciata 1-0. Io sono, diciamo, non seguo, quindi non saprei neanche chi gioca. E Danilo sì, mischiando i pezzi Sì. si ottengono rasoi veramente più delicati. Ci ho fatto 4 video e veramente sì, si addolcisce tantissimo il Nodaci, sì, hai ragione. Sì,
ce ne ho 3 o 4 e ne sto aspettando dei master, sto aspettando uno degli ultimi che hanno fatto, che è quello ispirato a Versace Eros, come ho visto la live di Caccamo che parlavano di quel profumo che è uscito il Master Creation, ho preso, lo sto aspettando, ma purtroppo non c'è più navi che vengano dagli Stati Uniti al Venezuela e non so se mi arriverà 2-0. Io avevo pronosticato 4-0 per la Francia. Non so se mi arriverà quest'anno o l'anno prossimo, ormai è gennaio. Muramasa, la pace dei sensi momentanea, sempre se non mi scimmie con questo. No, Domenico, no. Cioè, in questo mondo l'unica maniera che entri in pace con la scimmia è che ti cancelli Facebook, ti cancelli YouTube, sparisci dai social e allora ce la fai. Finché stai sui social non c'è verso. Non vedi queste tipologie di video? Allora, Enson, te non ce l'hai l'Enson, vero Fra? No. Quello in alluminio. Io ho le 2 versioni vecchie, ho il più e il più, il medio e l'aggressivo, però credo che sono tutte e 2 le 2 versioni vecchie, non credo che la nuova nemmeno il più, che l'ho presa dopo, sicché non ti so rispondere. Scusa. E non ne prendo più, cioè ce n'ho già 2, non ha senso prenderne un altro. Profumazione da giovani? Allora va bene per me. Versace non l'ho mai provata e l'ha fatta questa master. Questi sono i saponi sudafricani, sono bei saponi italo-guati e allora ho approfittato per prenderla. Male che vada uso l'aftershave come profumo, perché loro per esempio fanno la copia del Lapidus, che è uno dei miei profumi che come lo usava mio padre, famoso degli anni 70, credo, il Lapidus anni 80, sapone un profumo che si trova ragazzi a $30, non sto parlando di profumi di nicchia per chi non lo conosce, che sa un po' di vintage. E Master Creation fa il sapone ispirato al Lapidus e l'aftershave è identico al profumo che io che spero che sia uguale anche questo Eros. Con il Consul, ma non lo trovo più. E l'ha venduto Sbarba ce l'aveva, c'aveva quello dorato, bello, Bruno, non lo so se ce l'ha ancora. Guarda, il Consul, ragazzi, a me non mi piacciono gli slant, ma fa paura. Il Consul ti è piaciuto tantissimo. No, è una cosa eccezionale. E Pacis ci ho fatto un video, Ale, se guardi sul mio canale c'è un video, solo che me l'ha mandato Caccamo, perché qua negli Stati Uniti non sono arrivati ancora. Mi ha mandato la formula normale, so che c'è una plus, però ci ho fatto il video, a me mi è piaciuto come sapone. Io l'unica cosa che gli ho detto, ci ho parlato col proprietario, gli ho detto secondo me dovrebbe migliorare le confezioni, perché noi tonsori purtroppo compriamo per immagini, però lui dice che vuole mantenere quella linea, è decisione di loro. Comunque il sapone, ragazzi, veramente valido, a me è piaciuto. Ora non so quanto costano in Italia, io ragazzi, quando parlate con me dimenticatevi del costo dei saponi, perché cioè, se io pensassi al costo dei saponi, nemmeno ProRaso potrei usare, perché qua mi costa $10 più $5-6 di invio, sicché mi costa come un Adrian Evans. Io non guardo il costo del sapone, io vi dico se il sapone mi piace o no. Ecco, non sto guardando il costo. Rex produce la soia a ritmo lento come Icon, va aspettato il riassortimento, salvo sorprese come Mercury. No, loro stanno producendo. Il ragazzo di Rasor Emporium è sempre attivo, solo che mi immagino anche per i prezzi, forse chi gli fa i rasoi non so, non avrà grandi macchinari, non lo so, che sono un po' cari. Cioè il Consul, ragazzi, cioè stiamo parlando di tanti soldi. Io vi dico perché l'ho comprato veramente in offerta, l'ho pagato la metà del prezzo, l'ho comprato usato a metà del prezzo, perché $400, $400, ragazzi, veramente mi farebbe male. Ecco qua 21, allora sì che all'incirca sta sui prezzi che c'è ora dei saponi, cioè 20-21 euro qua in dollari. Ho visto che anche gli americani, ragazzi, hanno tirato su qualcosina. Gli Adrian Evans stavano su 19, 18, 17 e mezzo, già sono da 22 a 25 sui siti non del club, sì che ormai siamo lì. Danilo, sì, hai visto oggi ha scritto una nota del Donghi, l'hai letta sui Nobleotter? Fra?
No, non l'ho letta oggi, sono stato incasinato al lavoro, non ho proprio Sì, visto. perché Noble Water è andata avanti col lavoro e nonostante in Italia non ci siano ancora le certificazioni, stanno già stampando le etichette con scritto Ah, Barberi Uniti, però il Donghi ha detto che ancora, ragazzi, manca parecchio, insomma parecchio, manca qualche mesetto per poter certificare i saponi e portarli in Italia. quindi l'anno nuovo se ne parla. Sì, sono ottimi saponi, alcune profumazioni molto interessanti, altre diciamo che ormai sono un po' rimaste nella mischia come altre, però specialmente le profumazioni quelle più vecchie, ragazzi, come Two Kings, a me mi sembra fantastico. Cioè delle Sì. nuove, secondo me nessuno arriva a quel livello. Due saponi a Francesco. testa della popolazione pazzesca. Franceschi. Ci chiede forse due saponi Sì. a Bene, inizia a te, testa. vai. Allora, io ti dico che per me, lo sa già, ne abbiamo già parlato, per me Maremoto è un sapone che utilizzerei tutti i giorni, perché mi piace proprio la profumazione che si ispira a Megamare di Orto Parisi, cioè mi piace quella profumazione lì. Un sapone che sto apprezzando molto è Tobacco di come si chiama? Fra, aiutami che io con i nomi. Tabacco e vaniglia? Tobacco di No, tu dici Tobs. Taylor, The Taylor. Sì, di Taylor, e sempre, diciamo, una volta a settimana uso Proraso Red perché mi piace il sandalo e mi piace tantissimo. E questo per me, ripeto, io non c'avrò una quindicina di saponi, non c'ho 4.000 saponi come Francesco, però questo. Io penso che alla fine poi è una questione talmente soggettiva che ognuno di noi può avere scelte diverse e appunto gusti diversi. Esatto. Guarda, io ti dico onestamente, sarebbe impossibile per me, cioè, dirti due saponi che veramente mi fanno impazzire. Prima di tutto perché ce n'è tantissimi che mi piacciono, ma poi c'è un'altra cosa, che a me mi viene a noia la profumazione usare sempre la stessa. Sicché, cioè, magari oggi ti posso dire due saponi, però fra una settimana magari se li uso molto mi vengano a noia. Ti posso dire profumazioni che sono molto strane, che a me sono piaciute veramente, però sono strane, diciamo che sono fuori dalla norma, profumazioni che è difficile che ritrovi in altri saponi, o almeno io non ho sentito mai. Una è questa, guarda, non so se si vede. Il problema è che in Italia questa non viene, questa è Ouroboros di Murphy e McNeil, cioè questa è una profumazione di incenso con agrumi, ma è una botta pazzesca, cioè, specialmente quando è nuovo. Ora la mia c'ha già 2 anni e mezzo, 3 anni, un pochino ha perso, ma ancora è una botta pazzesca, cioè quando apri questa confezione, cioè, il profumo ti entra dentro il cervello e ti fa impazzire, è veramente qualcosa di strano che non ho sentito in nessun altro sapone. L'unico problema è che a me è talmente caricata di oli essenziali, questa profumazione un pochino mi brucia, specialmente in zona baffi, però mi sembra veramente eccezionale. E un'altra profumazione che secondo me va un pochino fuori dal normale, che magari potrebbe piacere, che sì, la potete trovare, non in Italia, però mi sembra che Anticatura ce le ha, è Giselle Face Ghost Barber, credo che si chiama, che è una profumazione elegante con polvere da sparo, però si sente molto poco. Per esempio rispetto a Tombstone, The Phoenix, lì si sente tantissimo la polvere da sparo, è molto buona anche quella. Però The Ghost Barber mi sembra eccezionale. Ecco, sarebbero due profumazioni, diciamo, un pochino particolari, che vanno un pochino fuori dal resto, che le potrei consigliare. Però ti dico, questa qua all'incenso solo a chi ha veramente la pelle d'elefante, perché tende a bruciare un po', anche se qualcuno l'altro giorno mi scrisse che a loro non gli bruciava, però insomma bisogna, però dico, sono profumazioni spettacolari. A Rocca, te non ce l'hai in Rocca, vero Fra?
No. No, non lo paragonerei al Rocca, 2 sensazioni completamente diverse di taglio. Cioè, nel Rocca io non sento la lametta, nel Rocca io sento quando il rasoio sta scendendo che la lametta sta tagliando la barba, ma non ho la sensazione della lametta in faccia, mentre su Stiletto sì si sente la lametta. Secondo me un pochino più difficile Stiletto da usare del Rocca. Il Rocca forse uno ci prende la mano più facilmente, però 2 sensazioni secondo me diverse di taglio. Con quale riflesso bianco sui capelli e quali finali stai assomigliando sempre più? I miei figli lo vedono sempre, bellissimo film. Sì, l'unica cosa che mi fa piangere alla fine, io lo guardo prima che, quando vedi il quadro con la vecchietta, vedo mia moglie, mi metto a piangere. Allora spero dai, che non stia vedendo la live, se no mi ammazza. Un consiglio: che after potrei usare sul sapone Zucchines? Ragazzi, io su queste domande che mi fa così a bruciapelo, io non ho il naso per dirtelo. Dovresti cercare qualcosa che credo che Two Kings, credo che c'ha mirra, incenso, qualcosa di un po' strano, legni, non saprei cosa dirti, guarda. Comunque ci sono queste pagine, c'è questa pagina in internet, poi la potremo postare magari sotto la descrizione del video, ragazzi, se non la conoscete, che si chiama Shaving Soap, no, questa qui si chiama, vediamo se riesco a prenderla, è questa qua, guardate se riuscite a prendere il nome, si chiama Tristis Badger. Loro hanno, dipendendo dal profumo, cioè parte da un profumo famoso, i saponi che sono stati copiati. Non so ora se Two Kings magari c'è la copia di qualche profumo, è ispirata a qualche profumo famoso, e lì potete vedere altri saponi che magari si trovano anche in Italia, che potrebbero avere essere ispirati allo stesso sapone. Però io non ho il naso, ragazzi, per consigliarvi quello, veramente. Allora, guarda Davide, io ho fatto la prova con gli ultimi 2 saponi, no quello di Natale che non ce l'ho, gli ultimi 2, quello che ho usato Caccamo e l'anteriore. Non mi sono fatto la barba. Sul gruppo Telegram ho fatto un video montando i 2 con le stesse condizioni, li ho pesati, 3 grammi di sapone e ho messo 10 grammi di acqua alla fine in ogni sapone, e io ho visto che avevano la stessa identica performance, non ho visto cambio. Certo, andrebbe provato in faccia per essere più sicuri. Secondo me non è che hanno cambiato la formula per farli venire in Italia, forse a qualcosa sta cambiando Noble Otter, perché è già da un paio di saponi o 3 che sta un pochino modificando, però non lo so, bisogna vedere ora quando vengano. Però ti dico onestamente, non ho visto tanta differenza. Ricordate che quello che mi succede a me a volte, che il sapone dall'Italia al Venezuela o dagli Stati Uniti al Venezuela mi si asciuga perché prende caldo per il viaggio, può succedere anche a voi quando arrivano in Italia di là, può succedere lo stesso. Magari chissà il sapone di Caccamo aveva qualche problema, non lo so. Però ti dico, io ho provato e non ho visto grosse differenze. Un altro ragazzo sul gruppo, Stefano, mi sembra ha provato anche lui e non ha sentito differenze. Sicché a volte potrebbe essere anche il sapone che Caccamo aveva che aveva certi problemi. Venerdì mi arriva il sapone al grasso di anatra. Il Chicago o Olio Spac, spettacolo. Tu li sai tutte, fra. Top of the chain, speriamo bene. No, loro, bueno, a parte ci può essere problemi in dogana, però no, con top of the chain sono top, loro sono canadesi. E hai preso 2 saponi spettacolari, vedrai quello a grasso di anatra, mamma mia, che poi non è fegato di anatra, è grasso di anatra. E Luca c'ha una scimmia. E anche lì devi stare attento con le profumazioni. Io ce ne ho 3 o 4, 2, cioè la profumazione non ce la faccio a mettermela in faccia, e c'ho quello alla violetta, non lo so, non mi ricordo, molto buono invece la profumazione. Sicché anche lì, ragazzi, bisogna stare un pochino attenti, perché gli americani hanno gusti a volte un po' diversi dai nostri, a loro gli piace mischioni, saponi molto forti. Se vi piacciono queste cose non avete problemi, però insomma a volte danno noia. Ciao Basilio, grande. Ciao Basilio, buonasera. Grandissimo. Sicché anche lì dovete stare un pochino attenti sulle profumazioni che scegliete, perché a volte c'è qualche mischione che non la azzeccano.
Infatti poi si vede il risultato che voi entrate sui siti americani, ragazzi, e andate dove c'è gli sconti e i saponi che costavano $25-30 li trovate a $8-9 perché non riescano a venderli e poi li svendano praticamente. Nei siti americani è pieno di saponi che vedete a prezzi stracciati e sono saponi che sono usciti anche quest'anno qualcuno perché non sono piaciute le profumazioni nemmeno a loro. Ciao Giosuè, buonasera. Un buon after balsamo idratante che non unge. Allora, guarda, qualcuno me l'ha chiesto in questi giorni e mi ha domandato come erano quelli di Mastro Michè. Sono molto secchi e mi sembra che hanno un prezzo, insomma, all'incirca di mercato. Potresti vedere su quella linea lì di Mastro Michè, li ho sentiti molto secchi. I Pantarei sono molto secchi, però costano una botta e sono difficili da trovare, però sono ottimi, hanno delle profumazioni spettacolari. Credo che sulla Soy Goldfellas o su Sbarba, non ricordo, erano rimasti gli after di Pantarei, però non c'era i saponi. Quelli meritano, secondo me, sono veramente belle profumazioni quelle di Pantarei. E li sono molto più secchi, per esempio rispetto a Toscana Factory Lab. Poi vabbè ci sono anche altri, quelli i classici da banco normalmente non sono oliosi, ora non so in Italia cosa si trova. Io ho preso ultimamente il balsamo Floyd, quelli che sono usciti nuovi. Non sono male, non sono male. Però quelli sono balsami, non sono after alcolici. Sì, sono balsami, splash, come si chiamano. Devo dire la verità, lasciano una bella pelle. C'è anche il Tabac, il aftershave del Tabac, se vi piace quella profumazione un pochino vintage o così, quello è anche secco, quello non lascia la pelle appiccicosa. E anche quelli di TFS normalmente sono tutti abbastanza secchi come aftershave, ho visto in Italia. Dove siamo arrivati? C'è un sacco di domande, vedo. Sì, vai, Fra, dimmi tu quale vuoi. No, non so dove siamo rimasti perché te le stavi mettendo e io mi sono perso, ti dico onestamente. Ciao Francesco. Grooming Depth. Grooming Depth. Allora, Grooming Depth ho scoperto che faceva vegetali e talovati, non lo sapevo. Ci ho fatto un video poco tempo fa con una formula vegetale spettacolare, che io pensavo che era un talovato, poi credo che a fine video vedo l'inci e mi sono accorto che era vegetale. E c'ho anche un talovato, l'ultimo che mi è arrivato, che è quello che ha la profumazione a panni lavati. Quella, insomma, la profumazione non è che mi ha detto tanto. Comunque sono ottimi saponi e sta uscendo perché ho parlato con il proprietario che ha visto il mio video e mi ha scritto e mi ha detto che sta uscendo con una nuova formula, sicché magari se dovete prenderlo dagli Stati Uniti aspettate perché devono stare uscendo le nuove formule di Grooming Depth e mi ha detto che rifarà Ion, che era quello che io ho provato, che mi sembra una profumazione, ecco, che mi aveva fatto la domanda di una profumazione spettacolare, quello è uno. Ion, ragazzi, è eccezionale quella profumazione e uscirà anche l'after con la nuova formula, sicché magari potete aspettare. Martin de Candre alle rose. Tanta roba, però ti deve piacere il profumo proprio di rosa perché quello veramente sa di rosa. Te ce l'hai, no? No, rosa, è l'unico che non hai preso, è l'unico che non hai preso, è vero. Io ho Agrums Vetiver e Original. Sì. Come ti sembra come sapone? Sono saponi, secondo me, tanta roba, che hanno una storia dietro. Sì. Agrums, non so come si pronuncia, forse è francese lì. Agrumi. Agrumi è davvero spettacolare, cioè molto, per niente chimico. Davvero, sono veramente bei saponi. Magari mi piace tanto. Su qualche pelle potrebbe non lasciare forse un po', però ci metti un after un po' più olioso, fra virgolette, ci sta. Però i saponi io che ho la pelle grassa non ho problema con loro, veramente anche il post mi sembra buono. Sapete con cosa ho avuto problemi in questi giorni, ragazzi? Però è un sapone molto vecchio che ho, addirittura la scatolina di metallo si sta sciupando. E con l'altro francese, come si chiama? Le Pierre Lucien.
Le Ce perlusene. n'ho una alla rosa che la profumazione mi piace moltissimo, però non lo so ragazzi, mi sta a fare una schiuma che si secca subito in faccia. Infatti mi sono fatto la barbata privata con mano libera, ho avuto difficoltà, ho dovuto incominciare a farmi solo mezza faccia, me la facevo e poi facevo l'altra mezza faccia. Certo con la mano libera sono più lento, però non me lo ricordavo così. Non so se il sapone che nel 2023 dovrebbero arrivare anche i Murphy McNeil e Black Sheep Grooming, oltre al Noble Otter. Allora, se vi arrivano ragazzi avete fatto tombola, perché Murphy McNeil ha qualche profumazione come quella che vi ho detto, Ouroboros, se la portano in Italia, anche se non lo so se ce la faranno con le leggi italiane, quella è veramente caricata a bomba di oli essenziali. Comunque sono ottimi saponi, ottimi saponi, c'è veramente le belle profumazioni, qualcuno un po' delicata e qualcuno molto sparata, però ottimi. Poi loro hanno il vantaggio che fanno gli after alcolici e analcolici, sicché dipendendo quale vi piace avete anche quella possibilità lì. E i Black Sheep, no? Mi sembra che si chiamano, che sono vegetali e sono buoni vegetali. Magari ora in Italia con Toscana Factory Lab, Pantarei, Nuavia, c'è Andrea Bianchi che sta tirando fuori dei bei saponi, anche se non me li vuole mandare in America. So che avete ottimi vegetali. Comunque anche quelli lì sono interessanti e hanno anche delle belle profumazioni. Allora, secondo me domande bruciapelo. Sono due rasoi che si assomigliano. Io prenderei Rocca. Perché prenderei Rocca? Perché la sento un pochino più efficace del 316 e sì che andrei sul Rocca, onestamente. Ce li ho tutti e due e il Rocca diciamo che ha mezza marcia in più. Era come quando mia nonna passò dal Fiat 1 4 marce a quella 5 marce. Andavano bene tutte e due, però la 5 marce in autostrada andava meglio. Ecco, il Rocca sento che va un pochino meglio. Ah, ok. Anticatura ce le ha tutti, li porta tutti. Loro deve essere che non hanno bisogno di fare le certificazioni là. E Murphy McNeil c'ha qualche profumazione interessante. Delle nuove, fin dove sono arrivato io, insomma, non è che nessuna mi ha fatto. Magari quelle vecchie, come sempre, sono un pochino più interessanti. Il problema, ragazzi, è che stanno tirando fuori troppi saponi gli americani. Ora, il fumo hanno visto che gira parecchio e tutte le settimane in America, ragazzi, Barrister, ma tutte le case, Adriani Evans, stanno tirando fuori saponi. Secondo me, facendo così è difficile tirare fuori profumazioni veramente interessanti. Non hanno tempo nemmeno di provarle, non lo so, dico io. Barrister pure fa saponi pazzeschi. No, ma da quelli che vi sono arrivati a voi in Italia, ora ne saranno uscite altre 10-15 di profumazioni. Cioè, tutte le settimane esce 2, 3, 4 profumazioni. Cioè, alla fine, non so che nasi hanno per tirare fuori tante profumazioni così una dietro l'altra. No, dicevo, comunque Barrister fa dei saponi strong. Sì. Però guarda, per esempio, quella che abbiamo fatto la live la settimana scorsa, dei 4 dell'Apocalisse. Cioè, onestamente, dei 4 io non lo so se ne comprerei nessuno, capito? C'ho i campioncini di altri 2 o 3 delle ultime profumazioni, nessuna mi ha detto cioè la ultima veramente che mi è piaciuta tantissimo è quello che c'hai anche te, quello al tabacco, The Measure of Man. The Measure of Man. Quella veramente, cioè, provai quella e dissi cavolo, questa la devo prendere, il barattolo completo. Però quello è soprattutto anche l'after, cioè se non piace quella profumazione non lo usi, e se non piace alla moglie normalmente profumazioni così forti e tabaccose alle donne normalmente non gli piace. Troppo strong. Sì, troppo forte. Per noi uno va al lavoro, se lo mette, o qua c'è le zanzare, vuole far scappare le zanzare, ma non sono profumazioni da chiappo, ecco. Il Bay Room di Barrister. Mia moglie non lo sopporta, nessun Bay Room non lo sopporta, quando me lo mette mi dice stai lontano, il Bay Room. Sono profumazioni molto forti. Invece, dicevo prima, il tobacco di delicato, cioè una profumazione The Taylor è una profumazione elegante, delicata, che non
Tutti i un saponi basso. inglesi, tutte le profumazioni dei saponi inglesi, ragazzi, Esatto. sono saponi per dire che io vado a una festa, vado da qualche parte, me le posso mettere addosso tranquillamente. Gli americani non puoi uscire. Cioè, con Outboro, questo che vi ho fatto vedere, ragazzi, cioè, questo va bene per noi maschi, se devi andare a caccialupi, ma cioè, se vai a una festa non ti puoi mettere quello lì addosso perché la gente ti si allontana, cioè veramente, ragazzi, stiamo parlando di roba sparatissima. Si chiama The Full Measure of Man. The Full Measure of Man, sì. Sì, ragazzi, la scimmia va calmata, ragazzi, veramente. Cioè, uno dovrebbe mettersi un po'. A me mi è scappata di mano, però io se vi posso dare un consiglio è sì, provare, però insomma mettetevi anche una regola, magari finite un sapone o provateci, o se no rivendeteli, non lo so, fateveli girare fra di voi, però non riempite la casa di saponi come ho fatto io, ha poco senso veramente. Avete Però ragione. io adesso, prima di continuare con le domande, faccio una domanda a te. Perché hai riempito la casa di saponi? Perché sono grullo e Sei grullo. mi è scappata la mano e ancora oggi devo a volte picchiarmi la mano per non dar click sui saponi, perché io vedo le copertine, perché ormai come profumazioni tutto quello che esce, tutta roba che ho già sentito. Per questo È che tutto se mi domandate quale compreresti te, ti dico i 2 o 3 saponi che veramente sono fuori dal normale, cioè non ci sono altri saponi che sanno uguali a quelli. Sarebbe quelli che ti posso consigliare, perché il resto, bene o male, girano tutti intorno alla rosa, al vetiver, al legno, all'agrume, cioè tutta roba, ragazzi, ormai. cuoio. Sì, siamo lì, capito? Invece, una domanda che volevo Aspetta, farti. sì, scusa, fammi rispondere a Luca. Luca, non lo so, guarda, Phoenix, secondo me, magari non starà più avanti degli italiani, però più indietro non sta. La CK6, ma anche la formula normale di loro non sono mali. E ce n'è un'altra americana che voi magari se l'avete comprata in America, che si chiama Wet the Face, che fa ottimi vegetali, veramente, cioè tanta roba. Io non direi che sono più degli italiani o sono meno, diciamo che quando si parla di vegetali ci sono, a parte di quelli italiani, ci sono anche altri saponi che veramente valgono la pena. Cioè una CK6, ragazzi, è tanta roba. Ma anche la formula normale di Phoenix è tanta roba, secondo me. Pantarei è tanta roba, Nuavi è tanta roba, Toscana Factory Re è tanta roba, comunque però siamo lì, ecco, no? Io non direi che c'è uno meglio e uno peggio. Quello che mi piacerebbe quando parlo con produttori, poche volte che ho la possibilità, perché gli italiani non gli fanno la giocata, gli americani gli fanno un bel tallo waffle, è quello che io vedo che manca. Mi piacerebbe quello, ecco. Perché in Italia credo che ci sia un problema diciamo di legge o di recupero di approvvigionamento del tallo. Sì, me lo spiegava Bruno, sì, che non è facile. Lo spiegava Bruno, sì. Allora, sì, Luca ci corregge giustamente, fa bene perché si chiama Tobacco Leaf, quel sapone. Il Tobacco tuo, Leaf, Taylor, sì. quello di Taylor, sì. Sì. Sì, ce l'ho anche io, ce l'ho là. Sì. Questo qui di Zingari non l'ho provato. Non ti so dire. Neanche io. Coconut Nassas. Mi Coconut immagino per il nome Nassas. sarà ananas e cocco, mi immagino, no? Coconut ananas. Nanas. No, io neanche l'ho provato. Il Non sapone. me ne ero nemmeno accorto che era uscito questo, ti dico la verità. Il sapone alla lavanda di Barrister, altri saponi alla lavanda da consigliare, tranne i tops, però gli inglesi mi stanno un po' lì per il momento. Vabbè. Ok, allora io ce l'ho questa di Barrister, premetto a Antonio che non mi piace la lavanda, sicché mi becchi male. Neanche a me la lavanda, lo sai, io tutti floreali, Non ti queste robe piace? qua, non mi piacciono. Cioè, non mi piacciono, non li uso. Cioè, Rispetto alla Tobs, questa lavanda di Barrister è più sparata. Se proprio cerchi una lavanda ignorante, secondo me ci può stare. Se cerchi una lavanda delicata, però purtroppo non è arrivata in Italia, e c'è una marca di saponi che si chiama Angora Soap americana. Fa una lavanda che è la fine del mondo. Veramente. A me che non mi piace la lavanda, quel sapone lì alla lavanda mi piace tantissimo. La marca è Angora Soap, c'ha un disegno di un gatto,
Angora, e il sapone si chiama Lavander qualcosa, non tanto lo vedi, è l'unico che ha quel nome. Quella mi è piaciuta veramente tanto, però non la trovi in Italia, la devi importare. Ciao Antuono. Ciao Antuono, ho visto, mi è arrivata la comunicazione che hai messo un video, poi più tardi lo guardo. E Non ce l'ho. Floris, neanche io. Non ce l'ho. Come lo paragoni lo stiletto 0,85 verso il Rocca? Qualcuno me l'aveva già domandato. L'avevano già chiesto, È sì. diversa la sensazione, e nel Rocca non sento la lametta appoggiare sul viso, sento la lametta che taglia la barba, che acchiappa la barba e porta via. Sullo stiletto si sente la lametta. Sì, ha risposto Antuono. Sì. Sì. Sullo stiletto, ragazzi, si sente la lametta in faccia, va tenuta la mano leggera, va tenuto l'angolo. Sul Rocca sì, è un po' ma anche più facile. pesante, cioè pesante il rasoio, un bel peso. Non lo so, Luca, se è una questione di animalisti, non credo. Bruno ci spiegava che era problema di tallo. Sì, andare a comprare il tallo, cioè comprare il tallo non è una cosa facile. Perché il problema, ci spiegava, che deve essere certificato per uso cosmetico e non è facile trovarlo. Esatto. Il problema, non so, ora non ho capito bene se non è facile trovare la qualità del tallo che serve per fare saponi, perché non rimandano poi gli odori, questa roba qua. Non entro in dettagli. Non siamo esperti di questo, quindi non... Però sarebbe bello che facessero, perché per esempio so che Anna Maria, mi spiegava Caccamo, come fa i saponi al tallo, lei va al mattatoio, si fa certificare il grasso che prende e poi ci fa i saponi, sicché a volte uno dice no, però perché i saponi sono tanto cari, perché uno deve vedere anche quello che c'è dietro, no? a fare un sapone. Il Caccamo mi spiegava che Anna Maria fa così per poter ottenere il tallo, sicché mi immagino questo ha anche un costo, no? No, Luca, scusami, tu puoi correggerci senza proprio... E che lui ce l'ha quel sapone, capito? Sì, lo so che ce l'ha. Non ho provato la lavanda. Scusami, vediamo questo. Non ho provati la lavanda di Forbes, ma visto le altre profumazioni sarà buonissima. Sì. Se ti piace la lavanda, sì, è una lavanda elegante. Cioè, tutte le profumazioni inglesi, ragazzi, sono profumazioni eleganti. Però se volete qualcosa un pochino diverso, magari sugli americani ci può stare. Però la di Barrister è un po' più ignorante rispetto a quella di Tops. E non li ho provati tutti, Pinnacle Grumi, non ti saprei rispondere. E poi ora non ce li ho qui, questo è il problema, e per il nome del sapone è difficile. Non ti saprei rispondere così, guarda. Questa c'era scappata, questa domanda. Cioè mi era scappata. Varesino o Martin de Crandre? Io Varesino non l'ho mai provato, però Martin de Crandre secondo me va provato come sapone, perché ti lascia un qualcosa. Proprio l'esperienza del sapone duro secondo me ci sta. Secondo me sicuramente come profumazione Varesino ha qualche profumazione più interessante che Martin de Crandre. Come sapone, il problema è che io non sono amante, ragazzi, dei saponi di pasta dura, e con Varesino non lo so, fa una schiuma un pochino secca. Non so se sono io, ragazzi, che non lo so montare, perché come sono abituato a prendere i pezzettini, metterli in ciotola e scioglierli, e magari non lo sto usando io bene Varesino, dovrei usarlo un po' di più. Però come schiuma mi piace più Martin de Crandre, come schiuma, ok? Come profumazione più Varesino, cioè dei 3-4 che ho, cioè mi sembra qualcosa un pochino più elegante, Varesino più complesso. Cioè Martin de Crandre rosa sa di rosa, vetiver sa di vetiver, e ora quelle altre non le ho provate, non lo so, però cioè Varesino c'è qualche profumazione, ragazzi, tanta roba. E ora non l'ho provato, non so se Martin de Crandre fa gli aftershave, non ho mai visto gli aftershave di loro. Non credo. No. Il Varesino, per esempio, gli after non mi piacciono tanto di Varesino, sono troppo appiccicosi secondo me.
C'hanno anche una pagina Instagram dove fanno vedere anche un po' le lavorazioni ogni tanto. Martin Decant parlo. Mhm. Carino. E diceva Antonio che peccato però che Angora Ah, non lo Soft chiuderà, non sapevo, lo sapevo neanch'io. non lo sapevo, non lo sapevo. E figuratevi che quello alla lavanda, che a me non mi piace, ce ne ho due. Perché ce ne ho due? Perché feci un ordine e sbagliarono e me ne mandarono due. Mm, Di due ottimo. ne ho usato uno una volta uno, però è veramente buona la profumazione, è veramente buona. Mi dispiace, non sapevo che chiudeva, fa ottimi saponi veramente. Tra Varesino e Martin Decant, meglio Abate Lamanti. Ottimo. Abate Lamantia fa delle profumazioni, a me mi sembrano molto interessanti. Io meno gli ultimi, meno quello pasta dura, gli ultimi due ce li ho tutti, mi sembra. E c'è Monet, la profumazione mi fa impazzire, e Vulcano mi fa impazzire. Cioè, questi due sono veramente due profumazioni per me spettacolari. Ma Giosuè, Fougère. non lo conosco questo Fougère, vabbè, non lo so. Il francese proprio non è Ok, una cosa che... grazie Giosuè. Ottimo, ottimo. Però vedi, anche come gusti nella chat ci sta un bilanciamento fra... È per Chiaro, forza, ragazzi, per ci forza. sta. Cioè, è No, impossibile che siamo d'accordo tutti con i sapori uguali, dai. io ti volevo fare prima questa Dimmi. domanda, ma secondo te un sapone da battere qual è? Di fascia, diciamo da banco. Questo perché io certe volte, sai, vai a cercare il sapone che hai sentito, sai, prima hai nominato, Barister, Pantarei, tutti questi saponi molto, molto complessi anche, che secondo me li devi sapere anche usare, perché se no manco li monti bene. Ma invece se andiamo sul livello di Di fascia banco. di banco, senza Beh, fai voler difficile. togliere nulla a quei saponi che sono di fascia altissima, dove siamo secondo te? Ma Dove siamo a un buon io penso che dipende anche un po' da cioè, che considerazione fai, se è qualità-prezzo, se è solo qualità. Cioè, in qualità-prezzo, il prezzo che trovate voi in Italia, la Proraso, secondo me è imbattibile. sì, Cioè, anche secondo ho me. visto a volte delle pubblicazioni meno di €1 un tubetto di Proraso, cioè a quel prezzo lì la qualità di Proraso è imbattibile. Ragazzi, il sapone più venduto negli Stati Uniti è Proraso. Cioè, qua quando abbiamo fortuna, un tubetto di Proraso si trova a $8,50 quando vengano quegli sconti proprio veramente tosti, perché il prezzo standard è $10 un tubetto di Proraso. E il sapone più usato dagli americani è Proraso, non è mica Adriani Evans e questi saponi qua insomma, che c'è anche un gruppo di nicchia che li compra, ma è il Proraso, ragazzi. Che secondo me è Proraso. A me un sapone di banco che mi è piaciuto tantissimo, e qua lo trovo a un prezzo diciamo decente, sta sui $5, $6, è la Nivea. La crema da barba della Nivea mi sembra fantastica. Ottimo. E buonissimi, 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 francesi, eccezionali. Mi è arrivato questa settimana Barbershop. Mamma, che profumazione. Colpa di Tarenzi, me l'ha fatto comprare lui, che gli piacque tantissimo, e l'ho comprato, e buonissimo, veramente eccezionale. Però sono anche dei bei saponi. So che qualcuno ci sente l'odore di tallo, io ce ne ho 3 o 4, veramente non ce lo sento. Però andiamo sempre lì, ragazzi, il sapone col tallo, sottofondo, qualcosina, rimane sempre. Se uno magari ha il naso molto fine, cosa che io non ho, può essere che ce lo senta, ecco. Anche concordo con Luca, anche Sì, 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 Palmolive, anche qualità, Palmolive, sì, prezzo, certo, siamo lì. Magari ecco, anche la Palmolive da me costa di più. Cioè in America la Palmolive, ragazzi, sta sui $6-7. Sì che insomma non è che sia poi tanto economica. Se considerate che se mi metto su The Razor Company, Magar, prendo i saponi in offerta, posso trovare saponi a 8 euro, $8. Saponi Macduff, vi sto parlando di saponi tallovati, sicché cioè, a me di qua comincia a essere un po' difficile dire quello che è da banco e quello che non è da banco. Magari la vedete ok, voi in più la Europa la differenza. differenza. Certo, cioè un sapone da Com- un euro, porca miseria, è imbattibile. Cioè.
Il banco vince. Eh sì, il banco vince, diceva Ivan. Cella Verde mi ha positivamente stupito. Sì, Cella anche secondo me non è male, non è male. Te l'hai provato il verde? Sì, se il verde è quello con all'aloe, Sì. ce l'ho. Quello vegetale, il Vegetale, rosso sì. e il tallovato. Mi sono Sì. piaciuti tutti e due. Anche a me piace molto la mandorla del rosso. Per esempio, ragazzi, la Figaro da voi che non costa Figa. niente. Ragazzi, io ho pagato $25 un barattolino di Figaro Quella per rossa? provarla. Quella rossa, cioè, Mm. rendetevi conto. E a $15 nel club compro l'Adrian Evans. Cioè, 2 Adrian Evans a me mi vengono con lo sconto sui $15, $16. Cioè, ho pagato praticamente quasi il doppio una Figaro. Però da voi che non costa niente. Cioè, a me mi piace la Figaro. Cioè, l'insaponata della Figaro secondo me è spettacolare. Spec también è tanta Spec. roba, sì, ma ci sono anche Sì. quelli, non so se sono francesi, spagnoli o portoghesi, come si chiama quella che è bianca e blu. Aiutatemi ragazzi. Sì. Come si Ottima, chiama? ottima anche quella. E c'è quella, credo che è la portoghese, perché c'è il colore rosso e verde come la bandiera del Portogallo. Ottima Sì. anche quella, ragazzi. Cioè, in Europa avete prodotti da banco, secondo me, spettacolari. Ecco, negli Stati Uniti mancano i saponi da banco, perché i saponi da banco negli Stati Uniti hanno un prezzo troppo alto rispetto non conviene. all'artigianale, non conviene, secondo me non conviene. Non conviene per la profumazione, perché magari come sapone sono ottimi, però la profumazione ci perde tanto. Tu dicevi prima la Lea. La Lea, bravo, bravissimo, la Lea. Sì, infatti anche Antuono l'ha scritto, eccolo, l'ho visto. Lea, ottimo sapone ragazzi, cioè da banco. Però sono da Anche banco per voi, Stefano. per me non sono da banco, perché quando lo compro qui una Lea mi costa cara. Sì, la Toia portoghese e la Lea La Toia, spagnola. esatto, mi sembrano due saponi ottimi, passi la barba. Bene, bene. Figaro, allora, anzi credo che Figaro sia stata la mia prima crema da barba che ho usato quando ho iniziato. La rossa? La rossa. La prima sensazione quando ho aperto la scatola è stata un po' chimica, molto chimica. Profumazione. Però c'ha il suo perché, poi. Ecco, Figaro come meccanica è indiscussa, molto scorrevole però poco protettiva. Dovrebbe essere la saponificazione raso non lo so. 0 di TFS, non sapevo. Non lo so, Alessandro. Comunque per il prezzo che costa da voi in Italia, ragazzi, cioè, Figaro costa 3 euro. Tanta roba, ragazzi. Ora $25 veramente è stata a me la scimmia, perché lo volevo provare, perché l'ho dovuto comprare su Amazon Italia che costava 15 euro, più mi è venuto 10 euro, mi sembra, di invio, roba del genere, perché qua non la trovo, però insomma tanta roba, dai. Sono andato a snassare Varesino o Puntia, che era un po' che non lo usavo e ha perso metà. No, allora succede una cosa, ragazzi, con i saponi duri succede quello lì, succede quello che la saponetta perde il sapone, l'odore, però a volte, io ho visto nei miei, perché ho saponi vecchi di Varesino, e quando poi lo monti sento che ti viene fuori, sì, riprende abbastanza la profumazione, sì. Non si trova più la Figaro nera, no? L'avevano portata Italian Barber, che sarebbe la Razorok, i canadesi, avevano portato quella dorata e la nera, per poi non me ne resi conto, finì e non l'hanno più riportata. Francesco, in Perù, Lima, la Proraso la comprano i ricchi, soprattutto a Miraflores. Che è carissima, cioè qua in Venezuela la Proraso non si trova, a parte, ragazzi, però ti dico, ho amici americani che mi dicono che il sapone più venduto in America è la Proraso, cioè. Specialmente, sapete chi la usa molto la Proraso? I militari. Mi dicono che i militari negli Stati Uniti quasi tutti usano tutti i prodotti Proraso, il prebarba, gli aftershave, il balsamo, tutto Proraso. Forse hanno un accordo. Si è fatto un nome, perché qualche anno fa non c'erano tutti questi saponi e la gente, il prodotto italiano piaceva molto agli Stati Uniti, Proraso piaceva, che poi è un ottimo sapone, dai ragazzi, onestamente. E è rimasto un sapone molto conosciuto qua.
Tabac, dice Ivan, un sapone quasi da banco, Sì, giusto? mi sembra un ottimo sapone, mi sembra In ottimo anche quello. confronto Figaro costa giustamente, sta dicendo Ivan, 1,70 €. Figaro è prodotta da TFS, c'è scritto alla base del barattolo. Andrea Tarenzi ne fece la comparazione con la rossa di TFS con la menta alla mandorla, Vabbè. stessi saponi riconfezionato, ok. Questo TFS Rossa Lamandra l'hanno portato negli Stati Uniti, si trova, però anche qua non ricordo quanto costa, non lo regalano nemmeno quello. Mi sembra sta sugli $8-9. Martin Decandre non perso neanche un po' di profondità, come appena preso. Ripeto, secondo me questi saponi duri, cioè almeno io penso questo, un sapone duro è da provare, poi se ti piace, non ti piace la profumazione, però è Ragazzi, un pochino un'esperienza. sono come le saponette, se la saponette non la usate in un mese, 2 mesi, anche quelle avete visto, perde un pochino la profumazione, poi quando uno se la spalma addosso un pochino ritorna fuori, però succede anche quello. Comunque ho visto che, vi dico, riprovandoli, montandoli, poi insomma la profumazione un pochino riviene fuori. Questo l'hai provato tu, Mastro Michè? No, No, è arrivato negli Stati Uniti ma non l'ho preso. Vi dico onestamente, ragazzi, non sono amante degli stick. Perché ce n'ho 3 o 4, però non sono amante perché, insomma, sta a fare di strusciarmelo in faccia, termino di irritandomi. Magari andrebbe montato, non so, strusciandolo sul pennello, però non lo so, lo vedo più utile se uno va a viaggia che usare sti stick per viaggiare, però per farsi la barba in casa Ciao Luca, non alla vanno tanto con prossima. me. Ciao ragazzi, a me mi piace, sapete ragazzi, prendere il pezzettino, scioglierlo in ciotola, con lo stick non posso fare. Magari col sapone duro riesco a farlo, ma con lo stick è veramente difficile. Ho provato a volte, sì, a volte ho fretta, devo uscire, mi chiamano, devo farmi la barba veloce e ho usato lo stick, ma non è nelle mie corde, ecco, lo stick. Anche se funzionano, sono utili anche quelli. Va bene. Leggiamo questo, ho ricevuto una mail da Maggard oggi pomeriggio, indicavano i prodotti più venduti del 2000. Al terzo posto, Proraso Bianca, guarda. Hai visto? Non ti dico scemate. Sì, l'ho ricevuta No, vabbè, ma anch'io. Proraso secondo me spacca. Ma poi ragazzi c'è Maggard, che è un negozio che non è specializzato in Proraso, cioè se io dovessi comprare negli Stati Uniti Proraso non la vado a comprare a Maggard, Certo. la compro da altre parti dove la pago meno. Un esempio scemo, la compro su Amazon, tanto tutti gli americani sono Amazon Prime e non pago l'invio, cioè posso comprare il barattolino e me lo fanno arrivare a casa. Maggard invece mi fa pagare l'invio se non arrivo a $35-40, non ricordo. E loro, figuratevi, è un negozio che il terzo prodotto più venduto è la Proraso bianca. Vi dico, è il sapone più venduto negli Stati Uniti, è Proraso. Per qualcosa sarà, insomma, anche gli americani. A me, cioè, ti dico, Proraso rossa, Funziona, ragazzi. Che può da cioè, non gli fare? puoi dire niente. 2 euro, boh, non mi ricordo quanto costa. Cioè, ci A me sta. come profumazione mi piace tantissimo. Beh, qua fa caldo, la verde va bene sempre, però per esempio in Italia la verde mi dava noia per la sensazione di fresco d'inverno, non mi piaceva tanto. Preferivo per esempio la palmolive rossa, ecco. Sì. Però quella che più mi piace come profumazione è La gialla. No, la gialla non l'ho mai provata, quella è in bomboletta. Mi piace la rossa, però è molto calda per qua, onestamente. Cioè, se sto in casa va bene, però se vado fuori e poi mettermi sto aftershave di sandalo mi fa sudare ancora di più. Mi piace la bianca come profumazione, però dei saponi delle 3, delle 4, è quella che mi piace meno, la bianca. Non lo so, la sento più secca come schiuma rispetto alla verde, alla rossa e alla blu. E la blu è quella che mi piace meno come profumazione. Io, vabbè, qua fa freddo, fra la rossa mi piace Tanta roba, tantissimo. tanta roba. Il freddo deve essere tanta roba, la rossa. Niente, quindi vabbè, questa era la mia domanda iniziale, cioè, che volevo farti sui saponi un po' più da... Non me l'avevano mai fatta sui saponi da banco. Da banco.
Sì, io ho cercato di vedere tutti i tuoi video, forse ci sono quasi riuscito. Comunque io la uso molto i saponi da banco, a me mi piacciono, ragazzi. Anche a me. Io A me certe piacciono. volte, lo sai perché te lo dico, faccio anche miscugli, mischio Proraso Red con Nozema e un po' di Proraso Verde, faccio un mischione. Sai quando devi finire lo Sì, stick sì, sì, di sì. via. Ma lo sai che magari io a volte mi succede che trovo dei saponi che montano poco, no? Magari sono tallowati, che veramente sono troppo... Cioè, veramente il pastone. Ci ci metto dà un il pochino di boost. vegetale, ci metto un po' di vegetale che gli dà volume. Delle bombe, se ora nei video non lo faccio, ora ho cambiato molto da che sto in YouTube, c'è la mia forma di farmi la barba, ma prima mi facevo la barba tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, facevo degli inventi, dei troiai che nemmeno ve lo immaginate. E dentro questi esperimenti a volte ho provato a mischiare un tallovato con vegetale, a volte vengono bene questi mischioni. Certo. Nozema ha anche una ottima crema, Sì. secondo me. Solo che non lo so, a qualcuno non so se va bene perché non so se c'è la cannella, la profumazione, non so se può bruciare un po' la faccia a qualcuno, però a me mi funziona anche quello. Guarda, c'è anche qualcuno nella chat che fa le cose che faccio io, mischiato Proraso rossa al sandalo con patchouli, che mix. Perché... Ecco, un'altra spettacolare da banco, la Vitos. Ah, la Vitus, sì. Porca La miseria, Vitus. che saponi che sono anche quelli. E che ragazzi in Italia Francesco... Francesco mi sa che è caduto. Il mischione è tanta roba. Che si fa? Viva l'Italia, viva Proraso, sì, va Ivan, concordo. Francesco è saltato, sì, ragazzi, ma penso che siamo a 1 ora e 40, vediamo se rientra, dai. Vediamo se rientra un attimo. Sei down, sì. Niente, siamo, credo, possiamo fare, diciamo, chiudere questa live. Anche Cipressa è buonissima, sì. Sì, è vero, anche là stanno investendo anche sulla pubblicità, è vero, ma fanno bene, sì. E Cella sì, mi è piaciuto tantissimo. Eccolo. mi è andata via un internet, meno male che ho 2 servizi in casa, mi sono attaccato Lo all'altro. sapevo che ti ricollegavi, però stavo dicendo, siamo a 1 ora e 40, fra un po' Sì, sì, possiamo sì, penso che staccare. possiamo staccare, sì. No, ma io ho fatto questa domanda perché secondo me i saponi da banco sono quei saponi iniziali che poi non ti dimentichi più, cioè che tutti iniziano così. Il regista fa il miracolo, no, io sto dall'altra parte del mondo. Va bene, dai. Fra, che facciamo? Sì, credo che come domande le abbiamo risposto a tutte, no? Sì, penso abbiamo diciamo selezionato un po' tutte. Live favolosa, ci dice Davide, grazie Davide, ragazzi, e ci aggiorniamo. Facciamo partire fra la sigla finale, dai. Sì, ragazzi, io ho l'internet Che non va. Dai, un saluto a tutti.